Buongiorno, è un vero piacere darvi il benvenuto al quarto webinar di questa serie dedicata alla sindrome delle gambe senza riposo, ideata dalla dottoressa Maria Paola Mogavero in aiuto, in associazione con il gruppo dei pazienti affetti da sindrome delle gambe senza riposo. Oggi l'argomento è veramente il cuore del problema. Infatti la relazione si occuperà di analizzare e di indagare gli aspetti clinici e anche videopolisonografici che affliggono i pazienti con questa malattia. Sappiamo quanto la definizione dei quadri clinici sia importante e quanto anche lo studio del sonno sia rilevante. Il sonno che non arriva, frammentato da tanti risvegli, un sonno leggero, quindi anche con un impatto importante nella vita dei pazienti affetti da sindrome delle gambe senza riposo, è un argomento rilevante che sono certa toccherà ognuno di voi. Il relatore di oggi è un relatore d'eccezione, il professor Ferini Strambi, un grande ricercatore e un grande neurologo che ha dedicato la sua vita allo studio della medicina del sonno. Il professor Ferini Strambi è professore ordinario di neurologia presso l'Università Vita e Salute del San Raffaele a Milano ed è anche il direttore del Centro per i disturbi del sonno dell'ospedale San Raffaele di Milano. La sua vita, come abbiamo detto, è stata dedicata allo studio di tutti i disturbi del sonno e particolarmente direi a quegli aspetti che danno un impatto sulla salute del soggetto, ricordo il rischio cardiovascolare in molte patologie del sonno, oppure anche allo sviluppo di altre patologie, analizzando e enfatizzando il valore prodromico dei disturbi del sonno. Il professor Ferini Strambi è autore di oltre 450 articoli internazionali pubblicati su riviste ad alta rilevanza scientifica, ha scritto libri per i disturbi del sonno, sia divulgativi che anche libri sui quali hanno studiato tanti colleghi. Ricordo un libro sui disturbi del sonno che ha vinto il premio come miglior libro della neurologia di quell'anno e certamente come il miglior libro per i disturbi del sonno. Unitamente a questo, il professor Ferini è un grande maestro, nel suo centro si sono formati molti giovani colleghi ed è anche un gran bravo relatore, quindi sono certa che riuscirà a catturare la vostra attenzione con questa relazione, il cui titolo è Aspetti clinici e videopolisonografici dei pazienti con sindrome delle gambe senza riposo. È un piacere, Luigi, a te la parola. Allora, buongiorno a tutti, sono Luigi Ferini Strambi dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, mi occupo di sonno da molti anni, qualcuno di voi mi conosce perché appunto, ahimè, sono impegnato nello studio e nella valutazione clinica di tante patologie del sonno e in particolare della sindrome delle gambe senza riposo. E in questa chiacchierata oggi volevo concentrarmi soprattutto su quelli che sono gli aspetti clinici e polisonografici della sindrome delle gambe senza riposo. Cerco di non fare una trattazione di quelle noiosissime, spero, mi auguro, ma per cercare di tenervi appunto svegli per questa mezz'oretta cercherò appunto di sorvolare su tante cose magari un po' troppo noiose, un po' troppo tecniche, e andare un pochino più sugli aspetti, diciamo così, più discorsivi. Allora, questa diapositiva ci fa vedere una cosa interessante, come è cresciuto il numero di pubblicazioni nel corso di questi anni, dal 47 fino, vedete, ai nostri anni, e vedete che l'aumento incredibile del numero di lavori pubblicati sulla sindrome delle gambe senza riposo. E qui invece vedete, ad esempio, i lavori pubblicati relativamente alla terapia della sindrome delle gambe senza riposo. Questo lo faccio vedere perché, allora, sapete che alcuni anni fa venne fuori un problema anche a livello diciamo così, del pubblico generale,
dove c'era qualcuno che accusava il fatto di dire è esplosa questa patologia che forse è un'invenzione da parte appunto di chi è a favore e sostiene alcune case farmaceutiche che producono farmaci per questa sindrome. Ecco, non vi dico qual era stata a quel tempo la reazione di alcuni miei pazienti, quelli soprattutto che soffrivano di una sindrome di gambe senza riposo particolarmente grave, ma questa diapositiva va un po' a sconfessare quelle posizioni, perché vedete, l'aumento qui è sempre più importante, sempre più incredibile. Quando invece andiamo a vedere i farmaci, c'è stato sì sicuramente in 5-6 anni una maggiore presenza di lavori appunto legati alla terapia, ma poi vedete che c'è una diminuzione della letteratura scientifica legata alla terapia. Quindi vuol dire che la sindrome delle gambe senza riposo non è stata un'invenzione delle industrie farmaceutiche, ma è una patologia reale. D'altra parte, voi sapete meglio di me che la prima descrizione della sindrome risale addirittura, vedete, Thomas Willis 1665, quindi come vedete quando le industrie farmaceutiche non c'erano ancora, ma in questa prima descrizione di un paziente con sindrome delle gambe senza riposo, vedete in questo De Anima Brutorum, si descrive chiaramente questi pazienti che presentavano ad esempio diciamo così, una ridotta concentrazione di ferro, un'anemia, e vedete si comincia a parlare di possibilità terapeutiche dove si vede che ad esempio i farmaci gli oppioidi hanno un effetto positivo in questi pazienti che erano affetti da questa patologia. La prima descrizione della sindrome, sapete, la dobbiamo appunto a questo neurologo, Ekbom, questo neurologo svedese che descrive nel 1944 appunto la sindrome, definendola poi nell'anno successivo, nel 1945, con appunto come sindrome delle gambe senza riposo. Quindi molti anni fa, come vedete, quando poi abbiamo cercato di dare una maggiore dignità alla patologia, sapete che c'è stata la proposta di cambiare, di modificare il nome da sindrome delle gambe senza riposo a Willis-Ekman disease, proprio perché molti ritenevano che il termine sindrome delle gambe senza riposo fosse poco scientifico. Allora si è cercato di modificare il nome in Willis-Ekman disease, ma poi in realtà si è visto che comunque anche in campo scientifico la nostra vecchia definizione di RLS, Restless Syndrome, è quella che viene, diciamo, più universalmente accettata. Allora, la diagnosi, come sapete, la sindrome delle gambe senza riposo è una delle poche patologie dove possiamo accontentarci di una valutazione clinica per arrivare alla diagnosi. Questa è la prima stesura di quei famosi 4 criteri diagnostici da parte appunto della International RLS Group. Vedete la necessità di muovere le gambe, che è presente appunto, come ben sapete, soprattutto a riposo, quindi quando il soggetto è seduto o sdraiato, il fatto che il movimento riesca a risolvere, o se non completamente, ma comunque a ridurre la sintomatologia. E l'altro aspetto importante è questo pattern circadiano, per cui la patologia si presenta in maniera importante, il disturbo in maniera importante, i sintomi in maniera importante, generalmente dopo le 7-8 di sera in avanti, fino alle 3-4 del mattino. Questa è la situazione tipica. Quindi questi 4, la risposta sì, 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 sì a questi 4 criteri diagnostici ci permette di fare la diagnosi di sindrome delle gambe senza riposo. Poi successivamente, siccome c'era il problema che alcune patologie possono essere un po' confuse con la sindrome delle gambe senza riposo, allora è stato aggiunto un quinto criterio, vedete, nel 2014, un quinto criterio dove si specifica che questi disturbi, questi sintomi, devono essere legati a questa sindrome particolare e vanno escluse altre patologie, come ad esempio le mialgie, la stasi venosa, l'edema agli arti inferiori, l'artrite, i crampi, il fastidio legato alla posizione, cioè quindi altre situazioni che possono presentare lo stesso quadro clinico, ma che sono in realtà una cosa diversa. Quindi 5 diversi criteri. E ecco, vedete qui appunto questa aggiunta, vedete che è stata riportata poi in questo lavoro di Richard Allen su Slim Medicine, appunto che questo aspetto è importante dove si va a escludere altre possibili patologie.
Poi, come ben sapete, oltre a quelli che sono, diciamo, i sintomi classici che ci fanno fare la diagnosi, ci sono anche diciamo così, dei criteri aggiuntivi. I criteri aggiuntivi sono, ad esempio, la presenza appunto di scatti alle gambe, del PLM, del periodic limb movement, sia durante il sonno, sia durante la veglia, soprattutto nella condizione di veglia presonno prima dell'addormentamento. Altro criterio fondamentale, la risposta al trattamento con farmaci dopaminergici, e noi lo sappiamo bene che quando abbiamo cominciato a trattare i primi pazienti, ad esempio con i farmaci dopamina agonisti, si riusciva ad osservare una risposta immediata già dopo la prima assunzione del farmaco. Quindi già dalla prima sera si aveva una riduzione marcata della sintomatologia. Poi un altro aspetto importante, la storia familiare di sindrome delle gambe senza riposo, quindi questa è una sindrome dove spesso ci sono altri familiari che sono affetti, ma ritorneremo su questo punto. E poi un altro aspetto fondamentale, la mancanza di una sonnolenza eccessiva diurna, e questa è una caratteristica veramente importante. Io ricordo di pazienti che erano affetti o sono affetti da una sindrome gravissima in termini appunto di severità, e stranamente questi pazienti, pur dormendo 1 ora, 2 ore per notte, non presentano assolutamente sonnolenza diurna. E questa, voglio dire, è una caratteristica che va sempre tenuta presente, soprattutto quando si cerca di fare una diagnosi differenziale con altre patologie. Questo studio, uno studio recente che abbiamo pensato, uno studio che abbiamo condotto, un'indagine che abbiamo condotto con i neurologi italiani della Società Italiana di Neurologia, uno studio che è stato condotto per capire un attimo qual era l'approccio da parte dei neurologi nei confronti della malattia. Allora vedete che, tanto per farvi un esempio, soltanto 1/3 ritiene che la sindrome delle gambe senza riposo sia un disturbo del sonno. E l'altra cosa, questo mi fa meno piacere, perché il 5% dei neurologi pensa che il disturbo della sindrome delle gambe senza riposo sia un disturbo funzionale, cioè quindi un disturbo non reale, non un disturbo neurologico, ma un disturbo che esprime una qualche disagio da parte del paziente, che in una qualche maniera non ha in realtà una vera patologia, ma un disturbo funzionale. E questa è una cosa che a volte, diciamo così, mi fa un po' arrabbiare, perché c'è una piccola quota di colleghi neurologi che non credono alla sindrome delle gambe senza riposo come reale entità patologica, una reale entità clinica importante da dover trattare. L'altra cosa altrettanto interessante è che soltanto il 34% dei soggetti intervistati si adegua a quelli che sono i 5 criteri essenziali che vi ho fatto appena vedere. Cioè, quindi vuol dire che 2/3 della popolazione dei neurologi in realtà arriva a fare una diagnosi al di fuori di quelli che sono i classici criteri diagnostici internazionali. E anche questa è una cosa, diciamo così, un pochino preoccupante. Quando parliamo di sindrome delle gambe senza riposo, sapete meglio di me che esiste una forma cosiddetta idiopatica, familiare o sporadica, e poi ci sono delle forme sintomatiche, quelle legate a un problema di insufficienza renale, al diabete, all'artrite reumatoide, a una carenza di ferro, a disturbi neurologici, all'uso di farmaci, alla gravidanza. Non dimentichiamoci che 1/3 delle donne nell'ultimo trimestre di gravidanza e hanno un problema di sindrome delle gambe senza riposo, che poi miracolosamente sparisce, nella maggior parte dei casi, 2 o 3 giorni dopo il parto. Ma restando appunto tenendo in discussione aspetti più specifici, l'aspetto della familiarità è importante. Già Ekbom nel 1960 diceva che circa 1/3 dei pazienti con sindrome gambe senza riposo avevano un altro elemento della famiglia con lo stesso problema. Studi successivi hanno riportato anche percentuali più alte, intorno al 60%. E questo è sicuramente un aspetto importante. Importante perché? Allora, vedete questo studio di Richard Allen e Christopher Hurley nel 2000, uno studio che peraltro, pensate, è stato condotto, guardate, una numerosità, un campione molto ridotto, 14 verso 12 pazienti, 14 con un esordio precoce di malattia, 12 con un esordio tardivo di malattia. E allora
questi autori, Richard e Christopher Harley, hanno notato che quelli che avevano una comparsa più precoce della malattia tendevano ad avere innanzitutto una progressione più lenta di malattia, ma anche, diciamo, una maggiore familiarità positiva, contro invece quelli che avevano un esordio più tardivo, dove la sindrome del legame senza riposo era meno presente in altri membri della stessa famiglia e avevano una evoluzione più rapida. E questo lavoro sicuramente ci ha già dato delle indicazioni importanti, sicuramente condotto in un numero di pazienti tutto sommato abbastanza limitato. Noi alcuni anni fa abbiamo descritto diciamo così, nel nostro campione di sindrome gambe senza riposo, un campione ben più ampio, insomma, quindi non pochi soggetti, ma un numero consistente di soggetti, abbiamo notato che cosa? Che abbiamo confermato quei dati che erano stati riportati da Richard Allen e Christopher Hurley, e vedete, l'età di esordio nei soggetti con una forma familiare è 60 anni, verso l'età di osservazione verso 63 con quelli della forma sporadica, e l'età di esordio della patologia 40 anni nelle forme familiari contro 49 dei soggetti invece affetti da una forma sporadica. Quindi il dato di certezza è che quando c'è un esordio più precoce della sindrome, sicuramente è più facile avere altri elementi della stessa famiglia che hanno appunto il disturbo. Ma sempre in quel gruppo di soggetti che abbiamo descritto noi, appunto vedete qui circa 400 soggetti, 229 donne e 171 uomini, altra cosa interessante che abbiamo notato è che è chiaro, la sindrome, i sintomi hanno un esordio, vedete qui, nel 28% dei casi alla sera, nel 37% dei casi al momento di andare a letto, il 5% nel pomeriggio. Ma guardate qui, questo è un dato interessante. Nel 21% dei casi la sintomatologia si presentava dopo circa un'ora dall'inizio del sonno. Allora questo è un dato molto importante, quindi vuol dire che quando abbiamo una sindrome delle gambe senza riposo non dobbiamo sempre solo aspettarci che il paziente presenti i sintomi prima dell'addormentamento, perché c'è il 21% di soggetti che magari si addormentano e dopo un'ora o anche di più si svegliano appunto con i sintomi da sindrome delle gambe senza riposo. Altra cosa interessante è la localizzazione del disturbo. Nella stragrande maggioranza dei casi, vedete 75%, il disturbo è bilaterale e interessa in maniera simmetrica entrambi gli arti inferiori. Soltanto in un numero più limitato, vedete, interessa solo gli arti superiori, lo 0,7%, e vedete anche qui il fatto di essere asimmetrico, il disturbo non è presente in un numero elevato di soggetti, ma solo il 4%. Quindi generalmente bilaterale, generalmente simmetrico, generalmente gli arti inferiori. Altro aspetto importante è che sicuramente la sindrome gambe senza riposo, sapete, è una patologia che colpisce prevalentemente il sesso femminile. Lo vedete in questo lavoro pubblicato su Sleep Medicine Review alcuni anni fa. Vedete che il rapporto maschio-femmina è di 0,5, quindi ci sono 2 donne per un uomo affetto da sindrome delle gambe senza riposo, che va un po' a ripercorrere quella che è la strada dei soggetti che soffrono di insonnia, mentre vedete qui, quando andiamo a considerare un'altra patologia come la sindrome, come delle apnee ostruttive, questo rapporto invece cambia, perché abbiamo qui un 1,5 nel rapporto maschio-femmina, cioè quindi una situazione diversa. Mentre appunto per la sindrome gambe senza riposo il disturbo è sicuramente prevalente nel sesso femminile. Quando andiamo a considerare altri aspetti, ad esempio la sindrome delle gambe senza riposo rispetto ad altre patologie, questo è un recente studio del gruppo tedesco della Claudia Tremwalker, e vedete, è interessante questo fatto che la sindrome delle gambe senza riposo è associata spesso ad altre malattie neurologiche. Facciamo un esempio pratico, ad esempio il tremore essenziale. La sindrome delle gambe senza riposo è riportato nel 33% dei soggetti con tremore essenziale,
oppure altre patologie un po' più rare come la tassia ereditaria, la sclerosi multipla. Sapete che c'è una grande stretta associazione tra sindrome gambe senza riposo e sclerosi multipla, soprattutto nei soggetti che soffrono di una sclerosi multipla a localizzazione appunto del midollo spinale. Altrettanto importante l'associazione con la cefalea. Vedete la prevalenza della sindrome gambe senza riposo nella cefalea 15-20%, come pure l'associazione con una malattia particolare come la narcolessia, che come sapete è caratterizzata da questi improvvisi attacchi durante il sonno. Ma l'altra cosa altrettanto importante è l'associazione della sindrome delle gambe senza riposo con altre patologie internistiche, ad esempio con tutte quelle che sono le situazioni di dolore cronico, ad esempio anche la fibromialgia, come pure l'associazione con le malattie tiroidee. E ad esempio sappiamo che sia l'ipertiroidismo ma anche l'ipotiroidismo può aggravare ad esempio i sintomi di sindrome gambe senza riposo, ma non sono comunque la causa diretta della sindrome. Come pure sappiamo che c'è un'aumentata prevalenza della RLS nei soggetti con un problema di broncopneumopatia cronico ostruttiva o con un problema di apnea. E altra cosa altrettanto importante, l'associazione ad esempio con la dermatite atopica, con la sindrome del colon irritabile. E un altro aspetto altrettanto interessante è l'associazione con la vitamina D, perché diversi studi hanno dimostrato che c'è un ridotto livello di vitamina D nei pazienti restless rispetto ai controlli, e tuttavia si è visto che quando vado a fare un trattamento specifico di vitamina D per far elevare questi livelli, non c'è però un'influenza diretta sui sintomi della sindrome delle gambe senza riposo. Ma qual è la prevalenza? Questo studio ve lo faccio vedere perché è uno dei più citati in letteratura, uno studio che abbiamo condotto, ahimè, ormai 20 anni fa. Questo studio, il studio REST sulla popolazione generale, che ci mostra che cosa? Vedete che la prevalenza della sindrome gambe senza riposo nella popolazione generale, considerando i soggetti che soffrono di una patologia di una certa gravità, non quelli che hanno, diciamo, dei sintomi così molto occasionali, ma quelli che hanno almeno 2 volte la sintomatologia con un impatto negativo sulla qualità della vita. E vedete che siamo intorno al 2,5% della popolazione generale. E questo è un dato interessante perché il mio caro amico e collega Maurice Wagnon, della Stanford University, aveva dimostrato che a volte, quando si parla anche nelle riviste, no, di sindrome delle gambe senza riposo e di prevalenza, i sintomi vengono riportati in una grossa fetta di popolazione generale, addirittura 9%, 15%. In realtà, se noi andiamo a stabilire esattamente quelli che sono i criteri diagnostici che vi ho mostrato prima, eliminando tutte quelle che sono le possibili cause confondenti, ecco, in realtà, vedete, la prevalenza siamo intorno appunto al 2-3%. Quindi la cosa importante è quello di seguire i criteri diagnostici. E l'altra cosa altrettanto importante è che oggi sappiamo benissimo che sarebbe importante andare a valutare i nostri pazienti anche quello che è la gravità della sintomatologia. Noi abbiamo questa scala ormai universalmente riconosciuta e utilizzata molto, soprattutto nei trial clinici, ma non solo, dove questa IRLS Rating Scale, vedete che c'è una scala che è autosomministrata, un questionario autosomministrato, dove ho una diversa gravità della patologia, mild, moderate, severe e very severe, con uno score diverso. E chiaramente se io considero questi soggetti ad esempio affetti da severe e very severe, quindi con uno score molto alto di malattia, la prevalenza è comunque non irrilevante, ma comunque insomma siamo intorno allo 0,8-1% della popolazione generale. Dicevo prima, il problema della diagnosi differenziale. Abbiamo tante altre patologie. Ricordiamo ad esempio la polineuropatia, ricordiamo l'insufficienza venosa, ricordiamo i crampi, dove è possibile avere dei sintomi che sono molto sovrapponibili a quelli della sindrome gambe senza riposo. Cos'è che ci può aiutare a un certo punto a differenziare la sindrome da queste altre possibili cause? Qui vedete in questa diapositiva, vedete ci sono due yes. Uno è legato al pattern circadiano.
Il pattern circadiano della restless è una cosa sicuramente certa a cui mi devo diciamo appellare quando ho problemi di diagnosi differenziale. E l'altra è la risposta alla terapia dopaminergica. Perché se io ho i crampi, se io ho una catesia, se io ho una polineuropatia, un'insufficienza venosa, se io utilizzo un farmaco per 1 o 2 sere per vedere se i sintomi vanno via, ecco, nel caso della sindrome gambe senza riposo la risposta c'è, in tutti gli altri casi non c'è alcuna risposta terapeutica. E poi ci sono 2 cose che volevo ricordare, perché nella mia presentazione non parlo di aspetti, diciamo, di fisiopatologia della sindrome, ma volevo ricordare semplicemente 2 cose. La prima è questa. La prima è questa relativa al fatto che io ho passato le mie vacanze di Natale in montagna e nella mia compagnia c'era un nostro amico che soffriva appunto di sindrome delle gambe senza riposo. E questo mio amico mi dice: ma cavoli, sai che io quando vado in montagna i sintomi peggiorano. Allora, questo è un dato importante. È vero, peggiorano, ma perché? Perché c'è l'ipossia che sembra avere un ruolo nella sintomatologia della restless. Tant'è vero che ci sono degli studi, qui ne mostro soltanto uno, che ci mostra ad esempio come nei soggetti che abitano alle alte altitudini la prevalenza della sindrome aumenta. Cioè quindi c'è una importante associazione con la saturazione di ossigeno. Quindi l'ipossia peggiora. E quest'altro studio altrettanto importante dell'Ambra Stefani, che ha fatto vedere come i soggetti, ad esempio con restless, se io li faccio dormire a 3000 metri di altitudine, guardate cosa succede per quello che è il mioclono notturno. Tendono tutti a peggiorare diciamo, il numero di scatti alle gambe mentre dormono. E quindi questa è una relazione importante. Ma al di là di questo, dell'ipossia, volevo ricordare, citando il mio amico Daniel Kripke, californiano, con cui ho lavorato negli Stati Uniti tanti anni fa, che ha pubblicato questo bellissimo lavoro su tutte le monoammine a livello del liquor, nei soggetti ad esempio con restless e Parkinson, e guardate, qui non so se si vede bene dalla diapositiva, questo che vedete in giallo è la concentrazione, ad esempio, della dopamina a livello del liquor. E un dato interessante è che, vedete, la dopamina, questi sono i soggetti con sindrome delle gambe senza riposo, questi sono i soggetti normali e questi in viola sono i soggetti col Parkinson. Solo i soggetti con sindrome delle gambe senza riposo tendono ad avere una diminuzione della dopamina nel liquor intorno alle 8, le 9, le 10 di sera. Guarda caso poi verso le 3, le 4 del mattino la dopamina aumenta. E questo corrisponde al fatto che molti pazienti ti dicono che, pur avendo magari una sindrome molto grave, quando arrivano le 2, le 3, le 4 del mattino, i sintomi spariscono improvvisamente come se uno schiacciasse un interruttore della luce. Altra cosa non irrilevante è purtroppo anche il fatto che c'è un'associazione tra sindrome delle gambe senza riposo, ad esempio, e sintomi depressivi. Questa è una bellissima recente review meta-analisi che ci dimostra questo. Questi sono, vedete, la Beck e la Hamilton, sono 2 scale che vanno a valutare la depressione. Qui vedete i soggetti restless e qui vedete i soggetti di controllo. Vedete che c'è una netta predominanza di sintomi depressivi nei soggetti con sindrome delle gambe senza riposo, e lo stesso si può dire per i soggetti, per quanto riguarda i soggetti di sindrome delle gambe senza riposo e i test per l'ansia. Questi 2 test per l'ansia, vedete anche qui i soggetti con restless, che sono da questa parte, rispetto ai controlli, presentano degli alti valori di score nei test che vanno a misurare l'ansia rispetto ai soggetti di controllo. Per non parlare poi della qualità della vita. Anche qui un recente studio di review e di meta-analisi che ci dimostra, vedete qui, che tutti i pazienti con restless rispetto ai soggetti di controllo hanno tutti gli studi, non c'è uno studio che ha un andamento diverso, tutti dimostrano come c'è una ridotta qualità della vita nei soggetti restless rispetto ai controlli. Ma 2 parole ora su altre cose importanti, come ad esempio gli aspetti poi relativi al sonno. Certamente il sonno, se vado a considerare tutti i vari sintomi presentati appunto dai soggetti con restless, il problema del sonno è un problema rilevante, è il problema principale lamentato da questi soggetti. Come vedete qui, questo è un lavoro che abbiamo pubblicato appunto nel 2004, il 70% dei pazienti con restless ha un problema di addormentamento,
quindi un problema importante, ma non solo, anche un problema di risvegli nel corso della notte. Quindi il soggetto restless non ha soltanto un problema di addormentamento, ma anche quando poi si addormenta continua ad avere dei problemi. Perché? Perché, vedete, c'è questo fatto di questi scatti alle gambe, questo PLM, questi scatti che sono periodici, che sono presenti soprattutto nelle prime 2 ore del sonno. E questa è una caratteristica dei soggetti con restless, perché voi sapete che gli scatti alle gambe ci sono anche in tante altre patologie, come ad esempio il disturbo comportamentale in sonno REM, nella narcolessia o anche i disturbi non legati alla restless. Ma qual è la caratteristica della sindrome delle gambe senza riposo? Quando noi con il professor Ferri e con gli altri, vedete, collaboratori a questo studio, siamo andati a cercare di valutare un fenomeno particolare che è la periodicità di questi scatti, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che i soggetti con la restless hanno una periodicità di questi scatti molto più elevata rispetto ad esempio ai soggetti con narcolessia, come pure rispetto ai soggetti con disturbo comportamentale in sonno REM. Cioè, quindi questi scatti ci sono e sono periodici e sono soprattutto presenti nelle prime 2 ore della notte, nelle prime 2 ore di sonno. Questi scatti sono importanti? Sì, sono importanti perché guardate qui, questo è l'inizio dello scatto alle gambe in un soggetto con sindrome gambe senza riposo. Guardate cosa succede per quanto riguarda la pressione sistolica, guardate la pressione diastolica, guardate quello che succede sulla frequenza cardiaca. Cioè vuol dire che il PLM, lo scatto alla gamba, crea una attivazione importante sul piano economico. E allora potete immaginare cosa succede in un soggetto che magari ha 40, 50, 60 scatti periodici per ora di sonno. E quindi questo è un grosso problema, tant'è vero che, come sapete, ci sono degli studi che hanno dimostrato come il soggetto con sindrome delle gambe senza riposo, quando viene trattato in maniera adeguata, ottiene una diminuzione di un rischio cardiovascolare, perché questo rischio cardiovascolare nel soggetto con sindrome gambe senza riposo è in buona parte legato a questi scatti alle gambe. E se io curo il mio soggetto, gli tolgo i sintomi della restless, gli tolgo il problema degli scatti alle gambe, come vedete miglioro sicuramente la sua sopravvivenza. Poi studi recentissimi ci hanno dimostrato un'altra cosa molto interessante. Questo è uno studio che è stato coordinato dalla dottoressa Mogavero. È uno studio interessante perché il problema della restless non è soltanto il fatto di avere gli scatti alle gambe periodici, PLM, è legato anche al fatto che questi soggetti si muovono molto, molto di più dei soggetti normali ed arrivano ad avere anche dei movimenti che vanno a interessare dei muscoli, diciamo, in maniera più allargata. Vedete qui Large Muscle Group Movements, quindi non è soltanto lo scattino agli arti inferiori, è qualcosa di molto più, diciamo, impegnativo. E tra l'altro vedete, questi Large Muscle Group Movements, questi LMM, sono strettamente correlati anche con l'efficienza di sonno, con la percentuale di sonno profondo, quindi sembrano avere un impatto molto negativo appunto sulla struttura del sonno. Allora, qui c'è una considerazione da fare. Abbiamo visto prima che la diagnosi delle gambe senza riposo è una diagnosi clinica, però non dimentichiamoci che se ho la possibilità di effettuare anche una polisonografia, questo esame sicuramente mi dà delle informazioni in più, se non altro per valutare questa attività motoria che sembra essere molto più spiccata nei soggetti con sindrome delle gambe senza riposo rispetto appunto ai soggetti normali. E tra l'altro, se eseguo una polisonografia, ho anche magari la possibilità di far emergere altre patologie che possono essere associate, come ad esempio, abbiamo citato prima, la sindrome delle apnee ostruttive. Questo studio, a proposito di attività motoria, volevo mostrarvelo perché è uno studio, a mio avviso, molto importante che ha dimostrato che cosa? Se io vado a considerare un soggetto con sindrome delle gambe senza riposo, che ha scatti alle gambe durante la notte, ecco, vedete, questa è la situazione del mio soggetto, io nel mio soggetto posso notare due cose. La prima è che ho questi scatti alle gambe, ma l'altra cosa è che a questi scatti alle gambe sono associati anche dei micro risvegli importanti che vanno a frammentare il sonno. E allora guardate la cosa interessante, se io i miei soggetti li tratto con un farmaco dopamina agonista,
che mi toglie i sintomi della restless e che mi toglie anche contemporaneamente cerca di togliere anche gli scatti alle gambe, guardate cosa succede, gli scatti alle gambe vanno via con il pramipexol, ma rimangono queste iperattivazioni, questi micro risvegli. E se io invece utilizzo un altro farmaco come il clonazepam, la cosa interessante è che i micro risvegli vanno via, ma come vedete qui purtroppo, ahimè, gli scatti alle gambe persistono. Quindi allora questo vuol dire che la sindrome gambe senza riposo con il PLM è una patologia particolare che a volte necessita anche di trattamenti associati perché trattamenti che tolgono sia gli scatti alle gambe, ma anche trattamenti che vanno a eliminare questa iperarousability che il mio paziente ha durante la notte. E a proposito di trattamento, anche questo lo studio recente che volevo farvi vedere qui l'effetto ad esempio dei farmaci dopamina agonisti, pramipexolo, ropinirolo, rotigotina, su quelli che sono i parametri del sonno. Allora, una cosa interessante è che tutti questi farmaci, vedete, tendono a diminuire il sonno REM, quindi una diminuzione del sonno REM. L'altra cosa interessante è che tutti questi farmaci tendono invece ad aumentare l'efficienza di sonno, cioè quindi il sonno migliora. E altra cosa altrettanto interessante è che questi farmaci, vedete, sul sonno profondo hanno un'azione un po' particolare perché tendono prevalentemente a far diminuire la quota di sonno profondo. Lo slow wave sleep, quel sonno ad onde lente, che è un sonno molto importante perché adesso sono collegate tante funzioni fondamentali del sonno, ecco, vedete qui questo sonno in particolare tende ad essere decrementato appunto da questi farmaci dopamina agonisti. Questo apre un grosso capitolo che non trattiamo oggi perché non è l'argomento della mia presentazione, ma il trattamento farmacologico in questi soggetti deve anche considerare questi aspetti importanti sulle modificazioni della struttura del sonno. Ultime diapositive, perché non voglio annoiarvi oltre. Questo è un dato interessante perché molte volte il paziente in ambulatorio mi chiede: ma scusi, io faccio bene o faccio male a fare attività fisica durante la giornata o alla sera? Perché io sicuramente so che il movimento tende a far scomparire o far diminuire in maniera importante i sintomi della restless, ma io cosa devo fare per quanto riguarda il movimento, l'attività fisica? Allora, vedete, questo studio fatto su 528 soggetti con restless dimostra che un'alta percentuale di questi soggetti indica che c'è una positiva esperienza con l'esercizio, cioè quindi quando fanno esercizio fisico, non di notte o alla sera, ma in generale, hanno una diciamo, risposta favorevole rispetto a quelli che dicono invece che l'esercizio fisico ha un effetto negativo, 72 verso 40%, 72% verso 40%, quindi in generale l'attività fisica sembra far bene. L'altra cosa è che il 54% dice che basta fare l'esercizio fisico per migliorare la sindrome gambe senza riposo e il 24% invece dice che l'esercizio fisico da solo peggiora i sintomi. Ma un'altra cosa altrettanto interessante è questa, che la cosa che notano questi pazienti è che ogni cambiamento improvviso in quello che è la routine del paziente va in genere a peggiorare la situazione dei sintomi della sindrome gambe senza riposo. Cioè, in altri termini, se io in genere sono abituato a fare una certa attività fisica e poi interrompo di colpo questa mia attività fisica che faccio routinariamente, i sintomi della sindrome gambe senza riposo peggiorano. Ultimo dato importante è che quando si parla del momento della giornata in cui fare questa attività fisica, più del 50% dice che l'attività fisica fatta durante il giorno migliora i sintomi e invece l'esercizio fisico alla sera tende a peggiorarli. Quindi anche questo è un dato importante. Quindi l'esercizio, l'attività fisica sembra essere importante, bisogna farla in maniera costante, ma farla soprattutto di giorno e non alla sera. Ultima diapositiva che volevo farvi vedere, anche questo uno studio recente, che
ci mostra una cosa, che la sindrome gambe senza riposo non è sempre quella classica che tutti noi siamo abituati appunto a leggere negli articoli o magari appunto anche a provare a sperimentare di persona, ma ci sono delle varianti della sindrome gambe senza riposo dove la sintomatologia, vedete, può interessare ad esempio mani, testa, addome, genitali, cioè quindi ci sono delle varianti dove la sintomatologia non è localizzata classicamente agli arti inferiori, ma è localizzata in altri distretti del corpo. E allora uno dice, ma come faccio a identificare queste varianti come varianti della sindrome delle gambe senza riposo? E qui ci aiutano alcuni aspetti, ad esempio il fatto che questa sintomatologia compare soprattutto la sera, va a creare disturbi del sonno, quindi con difficoltà di addormentamento. C'è una storia familiare di classica sindrome delle gambe senza riposo, ci sono poi magari PLM durante la notte e poi c'è molto spesso una risposta ai classici farmaci dopaminergici, gli stessi che noi utilizziamo appunto per la sindrome delle gambe senza riposo. E con questa diapositiva vi ringrazio dell'attenzione e spero di non avervi annoiato. Abbiamo ascoltato la relazione fatta dal professor Ferini Strambi. Sono certa che avete trovato molti motivi di spunto e di riflessione. Ha riassunto molto efficacemente gli aspetti più recenti della ricerca, ma al tempo stesso ha offerto ad ognuno di noi nuovi spunti per il futuro, per le nostre indagini. Spero che abbiate trovato le risposte ai vostri quesiti e vi auguro che anche i nuovi webinar catturino la vostra attenzione, dandovi appuntamento per il prossimo. Buona giornata!